Carissimi amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, 16 agosto 2024, stiamo andando a Tonadico, nella valle di Primiero in provincia di Trento. Se troviamo posto in una delle due aree sosta, restiamo una settimana con 2 camper e i nostri nipotini, uno di 3 anni e uno di appena 12 giorni. A Tonadico ci sono 2 aree sosta camper confinanti tra di loro, quella comunale e quella del ristorante Lanterna Verde. Al nostro arrivo quella comunale è piena, mentre alla Lanterna Verde c'è ancora qualche posto. Ci sistemiamo lì. Ecco, allora, arrivando all'area di sosta del ristorante La Lanterna Verde, questa è la stradina, lì abbiamo il ristorante, uno procede di qua, ecco l'area sosta e qui c'è l'ingresso. In pratica c'è la catena con il cartello ingresso area camper, uno arriva, si toglie la catena, passa la catena, entri col camper, ti sistemi il posto libero se lo trovi, altrimenti te ne vai via, e poi rimetti su la catena e vai direttamente alla cassa del ristorante per registrarti. Voglio il numero della targa e voglio il pagamento anticipato, 25 euro al giorno in questo periodo. Ciao! E qui la vacanza. Eccoci al ristorante Pizzeria Lanterna Verde, adesso entriamo e facciamo la registrazione del camper. Buona la cucina, ancora meglio le pizze, ma per la cena è consigliato prenotare anche se si è ospiti nella loro area camper. Invece non accettano prenotazioni per le piazzole. Ecco, qui si fa la registrazione del camper. Qui Davide si diverte tantissimo. Zona piscina. Per gli ospiti dell'area sosta, la Lanterna Verde mette a disposizione gratuitamente un elegante solarium su un bel prato ben curato ed una piccola e gelida ma ritemprante piscina dove i grandi e soprattutto i bambini se la godono tantissimo. E lì sopra, ragazzi, c'è l'area di sosta con tutti i camper, c'è anche il nostro camper, poi andiamo a vedere. E qui c'è la scuola di tiro con l'arco. Chi c'è lì dentro, Anna Maria? Eccolo qui il fagottino. È il nuovo camperista? Il nuovo camperista che è arrivato. Eccolo ragazzi, Gioele! È il nuovo camperista. Impareremo a conoscerlo bene. Guardate che bello questo posto. Veramente incantevole. Finalmente abbiamo dormito al fresco. Dopo 2 mesi di condizionatore. In questa area sosta abbiamo un rubinetto per l'acqua potabile, buona, la prendiamo anche sulla bottiglia, ci carichiamo la bottiglia, e abbiamo le prese per la corrente. Ogni mattina lo svuotamento di queste campane per vetro e plastica è piuttosto rumoroso. D'altra parte, in quest'area sosta del ristorante La Lanterna Verde non c'è il camper service, quindi manca la possibilità di scaricare le grigie e anche non c'è la possibilità di scaricare la cassetta del VC. Questo mi sembra davvero un bel problema. Ma adesso usciamo e andiamo a fare una passeggiata. Attraversiamo il torrente, visitiamo il lavatoio e poi con 2 passi in salita siamo nel centro storico di Tonadico. Il paese di Tonadico sorge a 750 metri sul livello del mare e si trova allo sbocco della Val Canali, percorsa dall'omonimo torrente.
Il paese presenta numerose testimonianze storiche per essere stato il centro politico della comunità di Primiero e del capitano che reggeva la giurisdizione di Castelpietra, arroccato a nord del paese. Cosa hai trovato, Davide? E qui siamo in via Chiara Lubich, la fondatrice del movimento dei focolari. Chiara Lubich visse qui a Tonadico un periodo molto importante della sua vita spirituale. Stai riposando? Il centro di Tonadico è integro e veramente molto bello, interessante e ricco di angoli e scorci molto suggestivi. Ci soffermiamo estasiati ad ammirare i panorami, i murales, gli affreschi antichi e moderni, i tetti, le terrazze, i balconi, i fiori, le piante. Insomma, ad ogni passo c'è da restare ammaliati da tanta bellezza. Eccolo lì, Monte Pavione, si vede benissimo anche da qua. Usciamo da Tonadico in direzione nord, verso il bellissimo paese di Siror. Prendiamo per via San Giacomo e poi per via Lazer, ma questo percorso è spesso nominato come via degli orti e la spiegazione del nome è insita nel paesaggio circostante. Ammiriamo i lavori nei campi e procediamo felici, anche se la strada senza traffico è completamente esposta al sole. Guarda! La distanza tra i due borghi è di poco più di 1 chilometro, che però percorriamo molto lentamente, trattenuti dal magnifico ambiente naturale che ci circonda. L'abitato di Siror, a 765 metri sul livello del mare, è raccolto sotto le pendici del Sas Maor, famosa vetta delle pale di San Martino. Il borgo si caratterizza per il suo centro storico, tipico di un paese di montagna, con ampie fontane poligonali in pietra ed affreschi popolari lungo le facciate delle abitazioni. Ammirevole è la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea del XV secolo, ricostruita nel 1720. Da Siror scendiamo verso il torrente Cismon, che nasce dalle parti di Passorolle e che raggiungiamo oltrepassando la statale 50 che qui si impenna verso San Martino di Castrozza. Attraversiamo anche il Cismon e percorriamo un comodo viale ciclopedonale che in breve ci porta a Fiera di Primiero, nel bellissimo parco di Vallombrosa, paradiso indiscusso dei bambini con tantissime attrazioni. Da qui
con un'ultima tappa di circa 1,5 chilometri, torniamo ai nostri camper alla Lanterna Verde. Ecco ragazzi, si è fatta sera e guardate che meraviglia le Dolomiti che si colorano di rosa. Queste sono le pale di San Martino e sono proprio rosa. È bello vedere il sole che si riflette sulle cime dolomitiche. Ecco ragazzi, oggi piove, ma chiaramente il camperista non si ferma mai, anche sotto la pioggia si va sempre in giro. Adesso scendiamo giù a Fiera di Primiero, dove c'è anche il mercato, andiamo a fare qualche compera, a vedere se c'è qualcosina che ci può servire. Ed ecco la Montanara Way. Questo è il punto a Fiera di Primiero dove il torrente Canali confluisce nel Cismon, che prosegue la sua corsa sino a gettarsi nel fiume Brenta. Ecco ragazzi, qui sono 2 giorni che piove e un po' se ne sono andati tutti dall'area di sosta qui della Lanterna Verde, sono andati via tutti, siamo rimasti solo noi, io e i camper di mio genero, mia figlia. Però c'è un bel prato e si sta bene. Siamo riusciti comunque nelle ore in cui non pioveva, siamo riusciti a giocare bene. Adesso però vi porto a vedere anche l'altra area sosta, quella che è confinante. Lì c'è qualche camper in più. Ed eccoci all'area comunale di Tonadico. Qui ci sono un po' di informazioni. L'area è molto carina perché si sviluppa in 3 zone. La prima, la più bella veramente, è questa, dove c'è un bel prato centrale e i camper possono stare tutti intorno con il tendalino rivolto appunto verso il prato. In mezzo c'è una gran bella fontana, bella dal punto di vista della suggestione che fa, no? Vedere quest'acqua fresca che sgorga è sempre molto piacevole. Qui abbiamo un blocco servizi con i bagni. Questo è per giocatori di handicap e qui c'è una doccia calda a gettone o a moneta. Dall'altra parte del viale di accesso c'è una zona in autobloccante. Qui i camper possono sempre aprire il tendalino, però per i momenti di tanto affollamento uno deve rispettare la dimensione degli stalli e lo spazio è poco, quindi sono tutti un po' stretti. Quando siamo arrivati noi comunque non c'era posto, era tutta completamente piena, quindi anche per questo siamo andati nell'area della Lanterna Verde. E poi ecco la terza parte sulla strada con gli stalli su autobloccante, anche questi di misura abbastanza contenuta, quindi i tendalini ci stanno ma appena, vedi? È leggermente in pendenza, ma con i cunei o i piedini si riesce a livellare tranquillamente. Qui c'è un ulteriore bagno e subito qui abbiamo, verso l'uscita, il camper service. Quindi la grata per la raccolta delle grigie, il contenitore per la raccolta delle acque nere, della cassetta e il tubo per caricare l'acqua potabile. E qui c'è la sbarra di uscita che si apre mettendo il biglietto già pagato, procedendo qui su questo totem. Il costo del soggiorno con la corrente, carico, scarico, bagni è di 20 euro al giorno, quindi direi abbastanza conveniente. Il posto è veramente molto bello. Ecco, lì vedete sulla destra il mio camper
e lì c'è la piscina, così che per i clienti dell'area sosta Lanterna Verde, quindi gli altri esterni come quelli che stanno in quest'area sosta comunale devono pagare a parte la piscina. Già che ci siamo, visto che abbiamo la spia del serbatoio delle grigie che occhieggia, decidiamo di spostare il camper ed andare a scaricare all'area sosta comunale. Prendiamo il ticket alla sbarra, scarichiamo grigie e nere ed usciamo con calma. Per questa operazione paghiamo al totem 3 euro. Evidentemente il sistema concede un breve periodo di tempo per consentire le operazioni di carico-scarico anche agli esterni come noi. È uscito il sole dopo una giornata di pioggia e finalmente usciamo in passeggiata, andiamo su a Tonadico. Visto che siamo stati sotto al tendarino per molte ore, adesso che è tornato il sole andiamo a sfogarci al parco giochi che si trova dietro la scuola materna di Tonadico. Qui incontriamo anche il simpaticissimo percorso degli gnomi, una stradina pedonale lunga un centinaio di metri, dove sono posizionati degli gnomi di legno di larice dipinto, scolpiti da alcuni artisti locali, e ci sono delle tappe ludiche realizzate con i colori sulla pavimentazione, che permettono ai ragazzi di dare libero sfogo alla fantasia, giocando assieme agli amici o ai genitori e ai nonni. Questo che gioco è? Noi lo stiamo facendo al contrario perché ci è stato segnalato così, ma in realtà si parte da giù e si sale, quello è il percorso corretto. E questo è l'inizio del percorso degli gnomi, eccolo, vedete? Si sale di qua. Salendo da Fiera di Primiero dopo le scuole, sulla sinistra si sale lungo il percorso arancione ed è simpatico, dai. Si arriva su, c'è il parco giochi. Alla fine noi siamo rimasti qui anche se non c'è nessuno, abbiamo tutto il terreno per noi, siamo tranquilli, abbiamo tutto lo spazio per giocare. Guarda, Davide si diverte e non ci sono pericoli, è una meraviglia. Questa mattina dal centro di Tonadico saliamo sul colle dove sorge la piccola chiesa di San Vittore. Con la punta giusta però, non all'indietro. Perché? Non viene bello nel video che cammini all'indietro. Sulla facciata della chiesa ci sono le tracce di un grande dipinto dedicato a San Cristoforo, protettore dei viandanti. La chiesa è aperta al pubblico in occasione delle visite guidate gratuite organizzate durante il periodo estivo. Questi poi nel corso del tempo erano stati completamente ricoperti da uno strato di intonaco, infatti tutto questo non si vedeva fino a circa gli anni 90, e poi quando saliva il cielo fu un'incoronata, quindi la assunzione, quindi una scena classica con il figlio e il padre, delle scene della vita di Cristo, che partono però con l'annunciazione. Infatti qui possiamo vedere l'arcangelo Gabriele e la Madonna, tra l'altro un po' particolare questa per la presenza di lui, Gesù e la gemella, e quelli in particolare sono diciamo all'annunciazione. L'angelo che è vicino al sepolcro, la Gabriele che si lascia. Questo pomeriggio abbiamo deciso di fare un giro fin su oltre i ruderi di Castelpietra, che sovrastano l'abitato di Tonadico, da sopra un masso erratico alla sinistra della strada statale 347 per il passo Cereda, dove inizia la Val Canali, e fino al parco di Villa Versberg. Mio genero, con mia figlia e i bambini, saliranno con il loro van, mentre io e Anna Maria abbiamo deciso di non spostare l'autostar, ma di salire con le biciclettine elettriche dei fratelli Schiano che abbiamo sempre nel garage del camper. Sono circa 4,5 km, ma in forte salita. Pretendiamo troppo dalle nostre pieghevoli? Mettiamole alla prova.
15% qui ragazzi. Guarda Anna Maria come va via liscia, va su va su. Brava Maria. Le nostre bici, impostando il motore alla massima potenza, ci hanno consentito di superare la pendenza del 15% facendo solo un piccolo sforzo sui pedali. Ecco che arriva l'Anna Maria. Però, prima di partire non sapevamo che fosse così ripida e adesso abbiamo un po' di paura per quando dovremo scendere. Andiamo al sentiero. Muse Fedaie. Fedaie. Ex residenza dei conti Vesperg, la villa è stata costruita nel 1853, vicino all'omonimo laghetto. Ora, dopo essere stata ristrutturata e attrezzata, la villa è la sede dell'ente Parco Paneveggio Palle di San Martino e ne ospita gli uffici amministrativi e tecnici e il centro visitatori. Proprio da qui parte il percorso ad anello delle Muse Fedaie, che si snoda per circa 3,5 km, immergendosi in un contesto naturalistico straordinario e rigenerante per corpo, mente e spirito. Ci troviamo nella magnifica cornice della Val Canali, tra prati, boschi e straordinari panorami sulle Palle di San Martino, oggi rese ancora più suggestive dalle nuvole basse che incombono minacciose. Lungo il percorso incontriamo delle stazioni chiamate legni, allestimenti permanenti di legno e vetro che raccontano storie mitologiche, danno informazioni sull'ambiente e nozioni sulla natura fondamentali per comprendere il senso del percorso stesso. Fino ad arrivare all'incantevole laghetto Vesperg, interamente circondato da un bellissimo sentiero. Gioele ha preso sonno in bacio del nonno, che soddisfazione, che bello, che bello. Ragazzi, in che posto magnifico che siamo e in che posto magnifico che abbiamo portato questo piccolo bimbo appena nato, di 15 giorni, 16 quando è nato. Adesso però è ora di ritornare al camper, ma la nostra preoccupazione è per i freni su cerchio di queste bici che non ci appaiono adatti a tenere per 3 km di discesa costante il 15%. Dobbiamo andare piano e fermarci spesso per evitare che si surriscaldino o si rompano i pattini di gomma. Alla fine è andato tutto bene, ma sconsiglio di ripetere questa prodezza perché senza l'attrezzatura adatta il rischio c'è per davvero. La sera, dopo cena in camper, andiamo in passeggiata in centro a Fiera. Sì, è la sera, una passeggiata fino alla Fiera di Primiero, non ce la toglie nessuno. Vedere un po' di movida, i negozi aperti, prenderci un gelato.
Si sta benissimo, è molto bello, suggestivo, insomma ti dà il senso della vacanza anche un po' è proprio allegra, dai, fiera di premiera la sera così, ci sta. Il pomeriggio seguente a Palazzo Scopoli di Tonadico hanno organizzato una scuola per piccoli panettieri e il nostro Davide partecipa con grande impegno, ben felice di mettere le mani in pasta. Con questo finisce la nostra piccola vacanza adatta ai bambini e finisce anche il mio lungo racconto adatto a tutti i camperisti. Vi raccomando, mettete mi piace e magari un commento, perché per noi è importantissimo avere un riscontro concreto per capire se stiamo facendo quello che serve. Un grandissimo grazie a tutti e ciao 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 ciao!